Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione in cui andremo a vedere come inserire i documenti relativi ad un corso. Quindi andiamo ancora al nostro corso cliccando sul cannocchiale numero 27, quello sulla danza classica di cui stiamo inserendo i dati, e posizioniamoci su documenti. Quindi abbiamo visto il registro del corso in presenza, poi dopo che avremo inserito tutti i dati relativamente ad un corso vedremo anche come inserire le lezioni nel registro della formazione a distanza e quello del corso erogato in videoconferenza. Quindi andiamo ai documenti. Nella lezione introduttiva ho detto che qui si inseriscono tutti i documenti relativi al corso di qualsiasi tipo, possono essere i programmi, possono essere i documenti di identità dei genitori dei bambini, i certificati di nascita dei bambini, i documenti che dobbiamo presentare presso un ente pubblico per avere un finanziamento. Io suggerisco di inserire tutti i file che dobbiamo gestire all'interno di questa cartella. L'abbiamo prevista apposta. Io clicco qui su apri cartella, mi si apre sull'ID 27 e abbiamo detto che questo numero e il numero della cartella reports non vanno assolutamente modificati. Poi qui possiamo introdurre tutte le cartelle, le sottocartelle che vogliamo e anche in un momento successivo rinominarle. Io qui ho previsto alcune cartelle, certificati di nascita dei bambini, i documenti per la domanda al Fondo Sociale Europeo e il programma del corso, che anch'esso andrà strutturato bene, soprattutto se dobbiamo presentare una domanda per un finanziamento, ma anche magari per metterlo poi sul nostro sito internet per far vedere tutto quello che prevede questo corso di danza classica, piuttosto che sul controllo di gestione o di contabilità. Quindi certificati di nascita dei bambini, io ho inserito un file di immagine, inseriamone un altro, copia e incolla, mettiamo il certificato numero 2, così come nella domanda per il Fondo Sociale Europeo, supponiamo che una parte sia finanziato dalla regione, il corso, e una parte dalla provincia, quindi provincia di Roma, documento 1, mettiamo il documento 2 e Regione Lazio, documento 1, documento numero 2. E poi abbiamo il programma con l'argomento 1, anche qui faccio un semplice copia e incolla, tanto ci serve soltanto per vedere come si inseriscono i dati, argomento numero 2. Ecco, qui posso chiudere, torno al software, quindi cosa vado a inserire qui? Ci scrivo perché poi in questo ambiente casella del database di questa riga si possono inserire più allegati per ogni riga, nel senso che io clicco qui, gestisci allegati e qui posso inserire anche 50 allegati in relazione ad un'unica riga. Questo quindi è un modo molto comodo per gestire i dati. Certo ce li abbiamo dentro la nostra cartellina, però ce li abbiamo anche direttamente qui in relazione a questo corso, in relazione a questa riga e quindi saranno molto più facilmente consultabili. Quindi scriviamo innanzitutto certificati di nascita dei bambini, dei partecipanti. Diciamo che questa cartella l'abbiamo aperta in data 15 dicembre 2023. 2023. Il destinatario, chi è il destinatario? Qui siamo nel caso degli enti, quindi potrebbe essere per esempio la Regione Lazio. E la domanda per avere il finanziamento, supponiamo che scada il 29 febbraio e noi vogliamo avere un alert il 1 febbraio 2024, perché poi già quando apriremo il software, se c'è un alert in data di oggi, ci farà vedere subito quella scadenza e quindi ci avvertirà del fatto che abbiamo una scadenza breve, quindi ci avvertirà, ci darà un avviso, un alert appunto su quella scadenza. Quindi 1 febbraio, 29 febbraio, quindi con largo anticipo avremo un alert sulla scadenza del 29 febbraio, perché poi le scadenze vanno assolutamente rispettate quando ci sono i bandi di finanziamento.
All'interno della nostra organizzazione chi è responsabile di fare questa cosa? Diciamo Mario Rossi, e qui andiamo ad allegare i file. Gestisci allegati, aggiungi, andiamo a cercare quella cartella all'interno, ora ce l'ho, del disco C, database corsi, quindi andiamo in report, corso numero 27, certificati di nascita, mettiamo il numero 1 e poi aggiungiamo anche il numero 2. Come vedi sono stati aggiunti due file in relazione a questa riga. Andiamo a cliccare su OK e adesso in qualunque momento potremo andare a, cliccando due volte con il sinistro, mentre per aggiungere i file dobbiamo cliccare con il destro del mouse. Qui clicco due volte con il sinistro e potrò aprire direttamente questi file, aprirli, rimuoverli, eccetera. Quindi qui andiamo a cliccare su annulla questa operazione, quindi abbiamo inserito questi due file, poi mettiamo i moduli per la domanda al Fondo Sociale Europeo. Diciamo che anche questo, ora mi dice che devo inserire i dati, chiaramente perché questi campi li ho messi obbligatori, 2023, quindi qui sia la Regione Lazio che la provincia di Roma, anche qui per non perdere tempo, 2023, supponiamo che qui scade il 15 marzo 2024, 15 marzo 2024, qui vogliamo avere un alert per il 1° marzo. Chi è responsabile? Supponiamo che sia Patrizia Verdi all'interno della nostra organizzazione. Gestisci allegati, aggiungi, torniamo indietro, andiamo alla domanda del Fondo Sociale Europeo, Regione Lazio, documento 1, aggiungi documento 2. Ok. Poi scriviamo sempre domanda al Fondo Sociale Europeo, 15-12, abbiamo fatto il punto della situazione di tutti questi documenti il 15 dicembre. La provincia di Roma qui non la trovo, quindi qui devo andare nelle tendine. Ora qui mettiamo un valore perché sennò non ci fa andare avanti, poi la correggiamo. Ecco, questi sono piccoli inconvenienti, tra virgolette, che si trovano inserendo i dati. Quindi mettiamo 1° marzo 2024, 15 marzo 2024, responsabile Sabrina Giannini, e adesso andiamo in tendine, andiamo in ente e aggiungiamo la provincia di Roma. Provincia di Roma. Quindi chiudiamo, facciamo un aggiornamento da qui per la sottomaschera, non da qua su. Andiamo qui, mettiamo provincia di Roma. Poi l'altra cosa che avevamo visto, allora erano i certificati di nascita, il programma delle singole lezioni 12-2023. Anche questo diciamo che ci servirà sia per la regione, ma anche ci potrebbe servire anche per la provincia. Sicuramente se c'è da presentare il bando ci serve. Se c'è da presentare questi documenti per il bando, scusami, ci serve. 01 03 2023 15 03 2024. Supponiamo che sia sempre questo il responsabile, quindi provincia di Roma, domanda al Fondo Sociale Europeo, gestisce allegati, aggiungi, torniamo indietro, provincia di Roma, documento 1, aggiungi documento 2, ok, programma delle lezioni, gestisce allegati, dopo aver cliccato con il tasto destro del mouse, aggiungi, torniamo indietro, ancora indietro, programma, argomento 1, aggiungi argomento 2. Non ce li ha aggiunti, vediamo, no?
Allora, argomento 1, aggiungi argomento 2. Ok, ecco, ora abbiamo aggiunto tutti i nostri documenti e chiaramente ciascuno metterà i documenti di cui ha bisogno e qui già dalla maschera possiamo vedere gli alert che abbiamo su questo corso. Già ci ha riempito tutta questa tabella che ovviamente è una query di consultazione dati che comunque vedremo approfonditamente quando tratteremo della consultazione dei dati, ma già vedi da qui come è dettagliata. Quindi ti aspetto nella prossima lezione dove andremo avanti con l'inserimento dei dati e guarderemo le scadenze. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!